Ragazzi, buongiorno, bentornati su questo nostro canale dove parliamo di come imparare le lingue straniere. Parliamo di come imparare il tedesco, parliamo di come imparare lo spagnolo, parliamo di come imparare l'italiano, parliamo di qualunque cosa che ha a che fare con l'apprendimento delle lingue. Io sono Simone e, come al solito, mi trovi su simonepols.com. Dai che si comincia con l'episodio di oggi. Oggi parliamo di come diventare poliglotti, un tema interessante, perché, oramai con internet ognuno può caricare i suoi video su YouTube, quindi è emersa negli ultimi anni quella che è, possiamo dire, una comunità di poliglotti. Io stesso ho partecipato a diverse conferenze ed è secondo me bellissimo il fatto che ci si possa appunto incontrare, scambiare delle idee sui metodi di apprendimento eccetera in lingue diverse. Ho fatto un video io stesso, vi lascio qui sopra il link, dove parlo diverse lingue, così potete avere un'idea. È un po' improvvisato, però se siete curiosi dategli un occhio. Vediamo però adesso come diventare poliglotti in 5 punti. L'ispirazione per questo video mi è venuta attraverso una domanda che mi hanno fatto su Quora. Io sono abbastanza attivo su Quora, ogni tanto scrivo, rispondo alle domande che mi vengono fatte sull'apprendimento linguistico, quindi se avete qualche domanda potete scrivermi anche lì, è un canale in più che utilizzo, vi lascio il link nella descrizione. La prima cosa, secondo me, fondamentale per essere in grado di diventare poliglotti è la passione, ragazzi. Se avete passione in generale per quello che fate, potete veramente arrivare al top, potete veramente arrivare a sviluppare delle capacità grandiose in quello che è il vostro, dominio di riferimento. Ovviamente vale anche per diventare dei poliglotti. Se sei una persona che ama le lingue straniere, che ha tanta passione, che è curioso, passione e curiosità secondo me vanno a braccetto, quindi se sei una persona che ha passione per le lingue, che è curiosa per le lingue, allora sei già davvero sulla strada per diventare un poliglotta, perché onestamente tanta gente mi chiede anche: Simone, cosa vuol dire diventare poliglotta? Chi è un poliglotta? Magari facciamo un video un'altra volta. Per me un poliglotta è una persona che ama le lingue straniere, che ha passione per le lingue straniere e che ha questa curiosità costante di voler imparare qualcosa in più sulle lingue. Non è importante se questa persona parla una lingua, 2, 3, 4, 10 o 500. La cosa fondamentale veramente è la passione e la curiosità, è la caratteristica 1 che caratterizza tutti i poliglotti, e sono abbastanza sicuro che se chiedete a qualunque poliglotta vi dice anche lui: la passione per le lingue, l'amore per le lingue è fondamentale. Ora non voglio mettermi a piangere eccetera, andiamo avanti con il secondo punto di come diventare poliglotti: l'esperienza, ragazzi. Ne ho già parlato un pochino, ti lascio magari il link al video. Ne ho parlato nel video sui benefici dell'imparare le lingue straniere. L'esperienza ovviamente aiuta, perché più imparo una lingua, più imparo a imparare e so come imparare, ok? Quindi so quello che funziona per me, per Simone, e che però magari non è quello che funziona per te, ok? Io magari, avendo ovviamente più esperienza nell'aver imparato le lingue, so, ok, per te può funzionare questo, questo o questo, però la verità è che per veramente saperlo al 100% bisogna sperimentare un po', che è quello che faccio anch'io con i miei studenti, no? Le persone a cui faccio coaching. Partiamo con un piano, poi magari vediamo che alcune cose funzionano, altre non funzionano
e le cambiamo, le riadattiamo e cerchiamo di studiare la lingua in un modo diverso. Quindi nel mio caso io metto la mia esperienza a disposizione come coach di chi vuole imparare le lingue. Io quando ho iniziato però qualche anno fa oramai a imparare le lingue, ho imparato man mano e l'esperienza l'ho costruita man mano. Quindi l'esperienza è fondamentale per, diciamo, migliorare nel tempo, ed è una cosa che, se c'è la passione, che è l'ingrediente fondamentale di tutta la storia, se c'è la passione l'esperienza poi arriva con il tempo. Il terzo punto è la costanza, ragazzi. La costanza significa veramente riuscire a fare un po' tutti i giorni, perché per come funziona il nostro cervello è molto meglio fare 20 minuti davvero tutti i giorni piuttosto che ammazzarsi di studio una volta alla settimana. Se ci pensiamo, abbiamo 7 giorni alla settimana e facendo 20 minuti al giorno questo corrisponde a quasi 2 ore e mezza alla settimana. Bene, è molto meglio fare 20 minuti tutti i giorni che non 2 ore e mezza un giorno alla settimana. Il perché magari lo vediamo in un altro video che ho in mente di fare. Iscrivetevi al canale e tra un po' arriva anche questo video e andiamo più in dettaglio su questo fatto del perché. Metodo. Qualunque poliglotta, qualunque persona che parla diverse lingue, tante lingue, ha sviluppato nel tempo un suo proprio metodo per imparare le lingue, ok? E i metodi sono i più disparati, nel senso che ognuno ha veramente creato un metodo che funziona per se stesso. Si riconnette un po' a quello che abbiamo detto prima, dell'esperienza e dello sperimentare, no? Quindi creare un metodo e continuare a raffinarlo. Io stesso con ogni nuova lingua che imparo modifico il mio metodo, aggiungo delle routine, tolgo magari delle altre e le cambio man mano, ok? Quindi avere un metodo è fondamentale. Questo metodo cambia anche in base al livello, perché io inizio a studiare la lingua in un modo, poi quando arrivo a un livello intermedio allora inizio a fare un'altra serie di attività che è ancora diverso poi quando hai un livello più avanzato. Il metodo è fondamentale e di nuovo si sviluppa con l'esperienza e iniziando, diciamo, ad accumulare più e più lingue diventa chiaro come si possono andare a incastrare le varie attività per essere più efficaci, diciamo più efficienti, per utilizzare il proprio tempo in maniera migliore. È un'altra delle attività, diciamo, con cui lavorando come coach aiuto i miei studenti. Il quinto punto, ragazzi, e secondo me è importante tanto quanto il primo, forse, è l'umiltà. Essere umili. Quando parlavo 1-2 lingue, allora magari guardavo a chi ne parlava 4 o 5 come punto di riferimento. Adesso che ne parlo 6, guardo magari a chi ne parla 10 per imparare costantemente da chi ha più esperienza di me. Quindi cercare di porsi in una prospettiva di umiltà e non pensare di avere scoperto la formula magica, ma continuare a cercare di migliorarsi, continuare a magari anche chiedere consigli a chi parla più lingue di noi. Questo processo è fondamentale, ragazzi, e ci aiuta veramente a migliorare e ad arrivare poi a un certo punto davvero a parlare tante lingue, e quindi inizi anche tu a dare consigli agli altri. Che altro aggiungere? Questo è quanto per oggi. Spero sia stato interessante. Fatemi sapere un pochino, ragazzi, nei commenti che cosa ne pensate. Ricondividete e iscrivetevi al canale e ci vediamo prestissimo, ragazzi, ci vediamo davvero presto. Ciao. Puoi cliccare qua, puoi cliccare qua, puoi cliccare entrambi anche.